Ciao chitarristi, oggi vi racconto una cosa un sacco bella, divertente, ma per me è stata difficilissima. Parliamo di venerdì 31 gennaio. Vengo contattato dal manager di una band svedese, i Self Deception. La richiesta è molto semplice. Mi chiede se voglio partecipare a un loro show insieme alla mia band, gli Endgame. Vado a controllare la band perché prima di accettare una qualsiasi proposta cerco di assicurarmi almeno del contesto di che tipo di band ci sono e tutte queste cosine qua. Controllando scopro che qualche canzone di questa band in realtà l'avevo salvata nelle mie playlist di Spotify, perché Spotify è uno strumento che io utilizzo per scoprire musica nuova, e allora un paio di canzoni le avevo salvate e quindi questa band la stavo tenendo d'occhio da un po'. Quindi inevitabilmente mi ha fatto un sacco piacere che il manager di questa band abbia contattato me per coinvolgere il mio gruppo. Però quando è il concerto? Il concerto sarebbe stato la domenica successiva, quindi il 9 di febbraio. È cominciata una settimana di preparazione intensissima, veramente intensissimissima. E visto che mi sarebbe piaciuto fare anche dei video in cui suono con la mia band e vi parlo di una chitarra in particolare, ho chiamato i ragazzi di Ibanez e gli ho detto: raga, c'ho questo concerto, suono insieme a questa band, se mi mandate questa chitarra mi piacerebbe fare questo video. Allora è piaciuta l'idea e mi hanno detto: sì, va bene, appena possibile te la mandiamo. Quindi la chitarra era a posto. C'erano i ragazzi di Ibanez. Per quanto riguarda tutto il resto, mi sono affidato, come sto facendo da un bel po', a Nux, quindi Nux Trident e Nux B8 come sistema di, simulazione pedaliera e wireless. Spoiler, hanno funzionato da paura. E poi ho voluto sperimentare ancora di più, andare un pochettino più in profondità con gli in-ear wireless. Quindi mi sono portato il mio kit di Soundstation, l'ho messo sul palco e ho detto: vediamo come si comporta un kit di in-ear wireless, comunque accessibile, quindi non super mega iper pro, in un contesto su un palco in cui di interferenze, di casini a livello di corrente, wifi e tutte queste cose qui tra le luci c'è un casino infinito. Arriva la chitarra in studio e succede una cosa: non è la chitarra che ho ordinato. Ok, è risuccesso, siamo qui nel mio studio nuovo, giuro, sto facendo il video, arriverà. Ci hanno richiamato a suonare con un preavviso clamorosamente piccolo, veramente. Un manager dalla Svezia di una band chiamata Self Deception, suonano modern rock metal esattamente come faccio io con gli Endgame, e mi hanno proposto di mettere la band come supporto per la loro unica data del tour italiano. Mi doveva arrivare una chitarra da usare live che è arrivata esattamente adesso e ve la faccio vedere, ve ne parlo un attimo e la userò sul palco domenica. Calcolate che oggi è giovedì, ho perso completamente la cognizione del tempo. Stasera per fortuna almeno facciamo le prove, così inizio a prendere un po' di feeling con la chitarra. Seguitemi in questo azzardo di salire su un palco come quello, con band come quelle, con oggi giovedì, venerdì, sabato. 3 giorni di preparazione. Allora, ho aperto la chitarra, è una Ibanez, ok, molto bella, guardate che è top, è top la chitarra, è top anche il top. Però c'è un problema, non è la chitarra che avevo ordinato, o almeno quella che credevo di aver ordinato. La chitarra che avevo ordinato era questa, ve la faccio vedere, era sempre Ibanez, però era tutta bella nero opaca, era una Iron Label, e io mi stavo facendo tutti i film sul concerto con quella chitarra e le sue caratteristiche. È arrivata oggi e non è quella, quindi sarà ancora più difficile tutto. Anche perché è una fanfret. Vedete i tasti storti? Di questa roba qui ne parliamo in questo video, anche perché poi vi racconterò il mio feeling con questo tipo di strumento live. E devo capire come suonarci, perché ne ho avuta una sola di chitarra così nella mia vita. E l'ho tenuta per poco. 6 corde era in questo caso, questa è una 7 corde multiscala e devo prenderci il feeling assolutamente. Allora, devo prendere tutte le mie cose. Il Nux Trident, il trasmettitore wireless che è già là dietro, il B8 di Nux sempre, le in-ear che ce le ho a casa però, e poi andiamo, perché ci hanno anche comunicato i dati relativamente al concerto. Suoneremo 45 minuti, quindi sarà un'esibizione comunque completa, suoniamo un quarto d'ora in meno degli headliner perché siamo subito i direct support, subito prima dell'headliner. Respiriamo. Voglio guardare un attimo da vicino la chitarra perché esteticamente è troppo bella, sembra una spiaggia con un'isola, sembra un'isola al centro con la sabbia e il mare intorno, cioè proprio penso che mi sto per innamorare forse. Adesso devo fare intanto accordarla, setup al volo, perché comunque un concerto così è una roba seria,
molto. Quindi bisogna essere 100% sicuri delle cose. Che va un po' in contraddizione con il fatto di fare tutto questo in 3 giorni, lo so, ma ormai sapete che queste cose non mi spaventano. È troppo bella. La chitarra è questa, quindi l'avete vista. Molto bella, cioè raga, esteticamente, guardatela qui da ferma, è uno spettacolo, esteticamente è bellissima. Io avevo ordinato un'altra chitarra, ma pensavo di aver ordinato un'altra chitarra perché visto che i nomi delle chitarre di Ibanez sono tutti codici fiscali, essendo che c'era questa settimana super mega intensa, io ho iniziato a mischiare i nomi delle chitarre e quindi quando ho scritto ai ragazzi di Ibanez per farmi mandare una chitarra ero convinto di avergli detto quella chitarra e in realtà gli ho confermato per questa chitarra, che è quella che vedete qui sul mio tavolo adesso. Però c'era un problema solo, cioè guardate la tastiera, vedete che è con i tasti storti. Il tasto dritto è al 12° tasto, se non sbaglio, gli altri sono tutti inclinati da una parte e poi inclinati dall'altra. Perché essendo una chitarra multiscala, cioè essendo fanfret, è una chitarra multiscala. Questo comporta che la scala dello strumento cambia in base alla corda che suoniamo. Quindi abbiamo la scala più lunga sulla corda più grave e la scala più corta sulla corda più sottile. Si parla della Ibanez RGMS7PB. Lunghissimo, il link è qui sotto in descrizione. Comunque, come vi dicevo, multiscala, quindi la scala più corta è 25,5, la scala più lunga è 27 pollici. Questa cosa sulla carta risolve un problema che sto iniziando ad avere con le chitarre 7 corde, ma ne ha creato un altro perché con i tasti così c'è da abituarsi. E la chitarra l'ho ricevuta giovedì, il concerto era domenica. E capite bene che il tempo lì dentro era appallottolato su se stesso. Giovedì sera subito sala prove, l'ho provata per bene in contesto di band ovviamente, non solo nel mio studio, e mi sono accorto di un po' di limiti che avevo io nei confronti della chitarra. Tante cose le ho sbagliate, tante cose le ho suonate in maniera non precisa, proprio per questione di adattamento allo strumento. Tra l'altro la cosa bella è che i ragazzi di Ibanez me ne hanno proposte 3 di chitarre. Una è quella che ho scelto, una è questa e poi ce n'era un'altra. Questa me l'hanno proposta dicendomi: guarda, se ti trovi a tuo agio con le fanfret multiscala in così poco tempo può essere un'alternativa bella per l'idea che hai, o se no mi hanno dato le altre, io ho scelto l'altra perché ho detto non me la sento di rischiare, visto il contesto comunque grosso, vedendo anche le band coinvolte nel concerto, ho detto preferisco andare un po' più sul sicuro. Il mio cervello era tranquillo, invece no, proprio una badilata è arrivata fortissima a fare boom, suoni con questa, perché è distrazione mia. Ora, tolto il fatto che sono tipo la persona più felice sulla terra perché ho trovato parcheggio a casa, cosa che non è assolutamente scontata. La chitarra è bella, mi è piaciuta, stranissima sul primo tasto da suonare, strana. Anche tenerla addosso devo trovare la regolazione della tracolla, devo trovare un po' un aggiustamento di quella roba lì, però bella, proprio bella. Cioè anche come suono, come feeling mi è piaciuto, anche il setup poi alla fine non l'ho toccato ed era praticamente a posto. Ok, è il giorno prima del concerto, sabato, e sono qui in studio perché ho sistemato tutta la sessione, ho regolato un po' di livelli così, ho riregistrato alcune tracce, abbiamo sistemato le automazioni dei volumi, dovrebbe essere quasi tutto a posto, finisco di sistemare in sala prove perché in teoria le prove iniziano fra 3 minuti e io sono ancora qua e mi serve un quarto d'ora di strada. Ciao.
la domenica del concerto. Sono arrivato in studio. Oh. È molto presto, si vede. Sono qui per un sacco di motivi. Allora, il primo è suonare ancora qualche ora con la chitarra per prendere ancora un po' più di feeling, perché alle prove di ieri ci sono stati un po' di problemi tecnici e non sono riuscito a sciogliermi. Secondo motivo, prendere tutta l'attrezzatura. Ah, e poi devo finire di sistemare 2 cose del progetto delle sequenze che ho voluto cambiare. Ho dovuto cambiare. Ne avrò almeno fino alla 1, che sarà l'orario di partenza. Mia mente dovrebbe arrivare anche qualcun altro a darmi una mano. E io adesso sistemo il progetto e suono. Priorità quello. Poi inizio a riempire valigetta, borsette, cose con tutti i cavi e cose. Comunque non avevo ancora un feeling, sì, avevo un bel feeling la domenica prima di andare al concerto, ma capite che uscire di qui, andare al concerto e il feeling giusto l'hai preso poche ore prima insomma, cioè, non è che si può stare proprio tranquillissimi, eh. La cosa che mi, tra virgolette, disturbava di più non erano tanto i tasti, a quello mi ero abituato, il ponte, raga, questo ponte, guardatelo, vedete che è giustamente inclinato e segue il multiscale della chitarra. Però questa cosa fa sì che anche la posizione della mano destra mentre suoni è diversa, perché normalmente distinto con la chitarra addosso il palm muting ti viene da farlo così. Il problema è che così, facendo così, c'è troppa corda indietro, quindi viene proprio stoppato, quindi non fai un palm muting, stai stoppando le corde. Per fare il palm muting devi inclinare la mano leggermente come il ponte e fare il palm muting come va fatto, quindi nel punto di congiunzione tra corde e sellette. Questa cosa è stata la cosa che mi ha dato più problemi in assoluto, perché abituarmi a fare questa cosa che era un movimento attivo e farlo diventare un automatismo sulla chitarra, comunque siamo arrivati poi sul posto, abbiamo fatto il nostro soundcheck. Sei l'uomo che conosce più piedini al mondo, non è bello il tuo suono. Va bene, nella tua nequina invece? Click, Sì? chitarra, Sì? voce Sì? e un po' di sequenza. Lo stesso più o meno nel monitor per il backup? Sì, dai. La chitarra si è rivelata poi effettivamente azzeccata. Partita come un problema, è diventata, non voglio dire indispensabile, però i suoni che ci ho tirato fuori, cavolo, è un suono con un low gain leggero in cui suono con i pickup single coil, ok? In questo caso non c'è uno split sulla chitarra, ok? I 2 potenziometri sono fissi, c'è solo un selettore a 5 posizioni, messo qui, che switcha tra le varie posizioni. Essendo 5 posizioni, e essendo il pickup 2 humbucker, tra l'altro della serie Array, passivi, 7 corde e inclinati anche loro, è stato subito chiaro che le posizioni intermedie facessero delle configurazioni particolari tra i 2 pickup. In mezzo passi al centro dove hai i 2 humbucker insieme, quindi stile Les Paul, ok? Ma la posizione 2 e la posizione 4 sono molto curiose perché la posizione 2
ti trasforma la chitarra in una specie di Telecaster, essendo che funziona una bobina di un pickup e una bobina dell'altro, quindi è come se ti splitta entrambi i pickup e ti mette i 2 single coil. E poi, la mia preferita, la posizione 4, che è l'humbucker al manico, scusate, ma con le 2 bobine in parallelo, non in serie. E quindi il suono era morbidissimo, ma contemporaneamente croccante. Si puliva molto bene, aveva una risposta al tocco che mi è piaciuta da matti. E infatti quei suoni lì, penso che belli come con questa chitarra non li ho mai avuti. Tra l'altro, cioè, si tratta di una chitarra comunque accessibile, Cioè si parla di una fascia media di Ibanez, attorno ai 600 euro se non sbaglio. È una chitarra che se uno vuole una 7 corde particolare, molto versatile, cavolo, funziona. Comunque poi abbiamo suonato. They're checking on each other, the enemy. They're back on in a heavy shield because I'm not. Let's see more to go. The last of us, I'm the last of us. Welcome to the wicked end. I was coming, it's a showtime. Uno, due, tre, sei! Finito! Già messo a posto tutto, poi l'opera d'arte. Ah! Adesso stanno suonando i Self Deception. La gente è carica, è stato bello. Si sente. Fuori piove. Diluvia. Adesso facciamo il giro, entriamo da davanti. E raga, dopo il concerto, tranne un errore, uno, nella canzone Showdown della mia band, dove proprio lì ho proprio, cioè sono andato fuori, ma succede. Mi sono accorto che è stato uno dei concerti in cui ho suonato meglio. La chitarra leggerissima, non ha pesato. Gli ho montato la mia tracolla, quella con le cernierine degli zaini. Questa è una tracolla molto bella che intanto ti assicura la chitarra dal non staccarsi. E poi è molto morbida. La chitarra risulta molto leggera, precisa, tiene l'accordatura. E qual è il problema che mi ha risolto questa chitarra? Mi ha risolto il problema che ultimamente mi sto accorgendo di suonare un pochettino più forte con la mano destra. Sono sempre stato uno che suonava molto piano, quindi non eccessivamente forte. Ultimamente ci sto pestando giù un po' più di brutto. Quindi ho sempre il problema della corda, la settima soprattutto, che fa quella cosa lì, no? Perché è un pochettino, diciamo, gli servirebbe più tensione. Quindi dovrei magari montare delle corde un po' più grosse. In questo caso la chitarra, avendo una scala più lunga, è risultata molto più precisa. Ci picchiavo giù di brutto e funzionava ma benissimo. Per la prima volta poi sono stato completamente scollegato dai cavi e che bello, la libertà sul palco è una cosa stupenda. Avevo un po' di ansietta, perché comunque il palco è pieno di interferenze, ma gli in-ear hanno funzionato benissimo ed è stato bellissimo sentire in cuffia tutto. Così di solito avevo sempre il mio cavetto. Stavolta era libertà totale. Avevo il Nux B8 come wireless della chitarra. Avevo le in-ear di Soundstation come in-ear con il body pack. Wow. Penso che quella diventerà la mia configurazione definitiva proprio. Quindi io non posso fare altro che ringraziare i ragazzi di Ibanez per questa, che nonostante il casino è risultata una chitarra, raga, è risultata proprio clamorosa, proprio bella. C'ha questo top qui così che wow. Il colore poi questo azzurrino. E ovviamente anche i ragazzi di Frame Export, perché mi hanno mandato le pedaliere e il wireless di Nux e gli in-ear di Soundstation. Senza tutte queste cose non potrei fare questi concerti, quindi un grazie se lo meritano. E si meritano anche che mettete like al video e vi iscrivete al canale,
perché tutti questi video come farei a farli? Ma anche senza di voi che guardate e che venite a vedermi ai concerti. È stato bellissimo parlare con tanti di voi. Ormai ci siamo fatti questo nome di band che chiami all'ultimo e boom, arriva ed è pronta. Non so se sia una cosa positiva o negativa, probabilmente più positiva che negativa, però mi piacerebbe avere anche il tempo per organizzare le cose. Mi sono divertito un sacco a suonare, probabilmente si è visto nel clip. Ricordatevi in descrizione, chitarra, pedaliera, wireless, in-ear, vi lascio tutto qui sotto, praticamente il mio rig completo che uso in concerto. Tutto per voi. No! Ma ho fatto tutto il video con le luci spente e non me l'avete detto.